Se cercate luoghi incontaminati e idilliaci nella vastità dell'Euregio, scoprirete un vero gioiello di originalità in Vallarsa, situata in Trentino ai piedi del Pasubio e della catena montuosa delle Piccole Dolomiti. La comunità montana più meridionale dell'Euregio si estende con 35 piccoli villaggi e 19 frazioni sull'antico confine del Tirolo storico. Benvenuti in Vallarsa, willkommen in Brantal, Bolkent in Prontal, e adesso partiamo assieme alla scoperta di questa meravigliosa valle, la Vallarsa. La Vallarsa, da sempre terra cimbra, dissodata da gente di ceppo teutonico, ancora oggi viene chiamata Brantal. Sono tantissimi i toponimi che richiamano una lingua ben definita, quella di un'isola di lingua cimbra. La lingua cimbra è considerata il più antico dialetto bavarese vivente. Abbiamo la nostra piccola enciclopedia cimbra in cui sono contenuti tutti i termini cimbri ancora oggi esistenti nel nostro dialetto. Sono contenuti anche tutti i toponimi cimbri, cognomi cimbri, con il loro significato. Un'opera importante sia per le famiglie sia per la scuola, per garantire la sopravvivenza anche in futuro della nostra cultura e parlata cimbra. Abbiamo fatto rivivere anche gli antichi abiti festivi cimbri, che sono dei più antichi costumi ancora oggi esistenti dell'intero territorio dell'Euregio. Le tradizioni in Vallarsa sono vive e ancora oggi l'antico capoluogo, parrocchia di Vallarsa, ci accoglie con un'immagine colorata. Ogni anno in ottobre si svolge la secolare fiera di San Luca, quest'anno a causa del coronavirus in forma ridotta. La fiera di San Luca nasce a metà del Settecento e lo scopo è lo spirito di aggregazione dei contadini della valle. Ancora oggi si respira questa unione, diciamo, fra noi contadini e tutte le persone. Ci sono delle rivendite di prodotti freschi, potete trovare dal formaggio ai salumi, dalle piante officinali, piccoli frutti, prodotti trasformati, il miele, di tutto un po', in una valle che è molto selvatica, come diciamo noi, però ha del genuino. Se si dovesse attribuire una caratteristica alla Brantal sarebbe probabilmente l'autenticità. Vallarsa è un tesoro di ricchezza culturale e storica. Simbolo della Vallarsa Brantal è l'antico campanile della chiesa arcipretale, famoso perché è costruito completamente con sassi a vista, pietre che provengono dalle Piccole Dolomiti, con una cupola in stile bavarese e con ben 6 campane che formano un concerto famoso in tutto l'arco alpino per l'eco delle alte montagne circostanti. E proprio nel antico capoluogo, accanto alla chiesa, abbiamo ora anche un piccolo museo di storia e cultura locale in cui ora ci troviamo. La Brantal emana uno spirito romantico e allo stesso tempo selvatico. Come si suol dire, tutte le strade portano in Vallarsa, numerosi sentieri transfrontalieri attraversano la valle, come silenziosi messaggeri dell'unificazione. La Vallarsa, Brantal, costituisce da sempre un paradiso per gli escursionisti. Lungo i suoi confini, però, nel tempo si sono sviluppati molti percorsi tipicamente transfrontalieri. Tra questi, il sentiero europeo E5, che in questo tratto in particolare viene definito lo Zimbarsteig, cioè il sentiero cimbro, la Romea Strada, dedicata ai pellegrini che dalla Germania visitavano Roma, e il Sentiero della Pace, che tocca tutti i luoghi del fronte della Prima Guerra Mondiale. Irriducibile, la Brantal ha conservato il suo più grande tesoro, l'autenticità. Ruvida e dolce allo stesso tempo, la Vallarsa è rimasta fedele a se stessa e ha così trovato il proprio posto tra tradizione e modernità. Allora, ci vediamo in Vallarsa, wir sehen uns in Brantal, wir sehen uns in Prontal.